Cari amici atleti, bentrovati. Siamo di nuovo in vacanza col Basta Scuse. Dove ci ha portato questa volta? Siamo in montagna, splendido comprensorio delle Dolomiti, in Valpusteria, a Moso, ospiti dell'incantevole Hotel Bad Moos. Oggi vorrei parlarvi della muscolatura dorsale, la parte posteriore del busto. Prima di iniziare con l'allenamento, vorrei dedicare pochissimi istanti alla conoscenza di questi muscoli, chi sono, dove sono e cosa fanno, affinché durante la vostra ginnastica, ma anche durante la vostra giornata, voi possiate apprezzarne il loro utilizzo. Abbiamo quattro strati di muscolatura, non sono pochi, due più profondi e due più superficiali. I più profondi sono quelli posturali, importantissimi, nascono e finiscono nella colonna vertebrale, dall'osso sacro fino al cranio, fino all'occipite. Sono piccoli e formano delle catene posturali, sono importantissimi. Loro nella statica e nella dinamica sorreggono la colonna e il capo. Poi abbiamo altri due strati di muscoli chiamati spino-appendicolari, sono quelli che dalla colonna, dalle vertebre, vanno alla scapola e all'omero. E in armonia con i precedenti, cioè con le catene muscolari, fanno sì che le braccia si possano muovere insieme alle scapole e insieme alla colonna. Per esempio, col movimento del rematore, che sarà il movimento principale dell'allenamento di oggi. Andiamo a incominciare. Il Bastascusa è già pronto, come sempre nelle nostre tasche. Io ho messo un elastico che per me è un po' un riscaldamento abbastanza leggero per partire. Questo è quello rosso, qualcuno può cominciare con quello arancione, i più forzuti possono cominciare con arancione e rosso per ogni maniglia, dipende dalle proprie capacità. Tutto quello che vado a proporvi si può fare da in piedi, col busto reclinato in avanti, o da seduto, come vado a farvi vedere a breve. L'impugnatura a me piace che sia a T per il rematore, è l'impugnatura più utile e quella più comoda. Quindi asse lungo che poi, arrivati vicini alla fine, diventa asse corto. Quindi l'impugnatura finale è un'impugnatura a T. Se voglio stare in piedi, sto in questa posizione e comincio a fare il movimento del rematore, giusto per scaldarmi. Se fossi seduto, con le gambe un po' più aperte, cominciamo a fare il movimento del rematore. Se sono una persona che sta molto seduta durante la giornata, chi sta alla scrivania, chi sta molto in auto, sul camion, posso partire un po' curvo e raddrizzarmi mentre tiro le braccia. I gomiti è meglio averli un po' alti, in modo da usare di più i muscoli delle scapole e il gran dorsale, e si soffia quando si tira. Così vado a reclutare e i due strati profondi posturali di cui vi parlavo, e li alleniamo, e i due strati più superficiali. Si può fare anche banalmente questo stando sempre dritti, e si allenano meno i muscoli profondi in chi ne avesse meno bisogno. Vogliamo avere un pochettino più di resistenza? Incrociamo l'impugnatura, allarghiamo un po' e cominciamo a tirare. La resistenza diventa leggermente più importante, ma intanto ci avviciniamo ai nostri carichi massimi. Ricordatevi, molto sforzo, poche ripetizioni, 3 serie, uguale massa. Poco sforzo, tante ripetizioni, 3-4 serie, uguale definizione. Questo lo scegliete voi. Io sto sempre sulle 3 serie da 10.
mi sono scaldato, aumento il carico, metto l'elastico arancione insieme a quello rosso e per me comincia a diventare un allenamento più importante, più consistente. Arrotolo sempre fino al massimo, quindi abbiamo un'impugnatura a T e comincio a tirare. Sto ancora sulle 10, ce la faccio ancora con questa resistenza. Voglio fare qualcosa di più significativo, allargo un po' di più le gambe, incrocio la presa e adesso diventa veramente uno sforzo per me significativo e severo. Faccio fatica ad arrivare alla fine delle 10. Non sono contento, oggi voglio veramente arrivare al mio limite. Vi ricordate che abbiamo parlato di anelli più volte? Chiudiamo. Fascia dell'anello, montato e 1. Adesso che siamo belli caldi, ovviamente prima dell'allenamento segmentario e del riscaldamento segmentario abbiamo fatto un allenamento più generale. Vi rimando al mio video presuntuoso sugli allenamenti e sul riscaldamento. Di nuovo presa T, e di nuovo presa T anche di qua. Cominciamo prima con le gambe tese, la corsa si è dimezzata, la resistenza si è raddoppiata e sarà uno sforzo veramente interessante. Faticoso. E siamo a 6, e 7, e 8. Di più non riesco ad andare, sicuramente sto sviluppando forza e quindi massa dopo la prima fase di riscaldamento. Faccio passare 30 secondi, allargo un po' le gambe, incrocio e tiro. Faticosissimo per me. Faccio passare ancora 30 secondi e faccio il terzo. Molto bene. Srotolo il bastascuse. Grazie a tutti e buon allenamento.